2300 avanti Cristo. Sono passati più di 4000 anni da allora, migliaia di anni di storia che sembrano sommersi, dimenticati, milioni di voci, cancellate, rese silenziose. Eppure, se guardiamo attentamente, dietro ogni grande civiltà, ogni rivoluzione, ogni svolta epocale, c'era sempre una donna. Questa è la storia di come metà dell'umanità ha combattuto per riscrivere il proprio destino, cambiando il mondo per sempre. Benvenuti su Arcana Temporis, dove il passato rivive. Per secoli, le donne sono state considerate cittadine di seconda classe, figure marginali, escluse dalla storia ufficiale, dai libri di testo, dalle decisioni che hanno plasmato il nostro presente. Ma la loro forza, la loro intelligenza e la loro incredibile resilienza hanno sempre sfidato ogni limite imposto da una società che le voleva sottomesse. Facciamo un salto indietro nel tempo, fino all'antica Mesopotamia, la culla della civiltà. Mentre gli storici celebravano le gesta dei re guerrieri, le donne non stavano certo a guardare. Governavano città, scrivevano leggi, gestivano affari e commerci. Pensate a Enheduanna, la prima autrice conosciuta della storia. Sacerdotessa sumera, compose inni di una potenza e bellezza tali da stupire ancora oggi gli studiosi. Un nome che molti non hanno mai sentito, ma che ha gettato le basi della letteratura mondiale. E che dire dell'antico Egitto? Le regine non erano semplici consorti o figure decorative, erano vere e proprie sovrane, leader indiscusse. Hatshepsut, una delle donne più potenti della storia, non si accontentò di regnare nell'ombra. Si proclamò faraone a tutti gli effetti, indossando persino la barba cerimoniale maschile per affermare la sua autorità. E poi c'è Cleopatra, l'ultima regina d'Egitto. Non solo una bellezza leggendaria, ma una stratega geniale. Parlava correntemente 6 lingue, governava un impero complesso e sfidò l'inarrestabile espansione romana con un'intelligenza diplomatica fuori dal comune. Erano donne che non chiedevano il permesso di governare, ma erano loro a concederlo. Ma la storia delle donne non è fatta solo di regine e sacerdotesse. Guardiamo al mondo della scienza, un campo dominato per secoli dagli uomini. Ipazia di Alessandria, nel IV secolo, era una delle menti più brillanti della sua epoca. Filosofa, astronoma e matematica, la sua sete di conoscenza era inarrestabile. Purtroppo, fu brutalmente uccisa proprio per la sua libertà di pensiero, diventando un simbolo eterno della lotta per la conoscenza contro l'oscurantismo. Andiamo avanti di oltre 1000 anni. Nel 1600, mentre le donne europee erano confinate in casa, Maria Sibilla Merian intraprese un viaggio incredibile. Da sola partì per il Sud America, una terra selvaggia e inesplorata. Lì studiò con rigore scientifico la vita degli insetti e delle piante, realizzando illustrazioni di una precisione mozzafiato. Il suo lavoro rivoluzionò la storia naturale e l'entomologia, ma per secoli il suo contributo è stato minimizzato. E come non parlare di Marie Curie? All'inizio del Novecento, in un mondo accademico che le sbatteva le porte in faccia, sfidò ogni pregiudizio. Non solo fu la prima donna a vincere un premio Nobel, ma ne vinse 2, in 2 diverse discipline scientifiche. Le sue scoperte sulla radioattività hanno cambiato per sempre la fisica e la medicina, aprendo la strada a innumerevoli scienziate dopo di lei. Queste donne non hanno semplicemente subito la storia, l'hanno fatta. L'hanno plasmata. Pensiamo alle suffragette inglesi, che con coraggio e sacrificio si batterono per il diritto di voto, un diritto che oggi diamo per scontato. Pensiamo alle rivoluzionarie russe, che marciarono per pane e pace, innescando la caduta di un impero. Pensiamo alle leader dei movimenti per i diritti civili, come Rosa Parks, la cui semplice ma potentissima disobbedienza accese una scintilla che cambiò l'America. Dalle catene dell'oppressione, queste donne hanno costruito ponti verso l'uguaglianza, spesso non con la violenza, ma con un'arma molto più potente, l'ostinata convinzione che un mondo più giusto e migliore fosse possibile. Hanno resistito, hanno organizzato, hanno parlato quando tutti volevano farle tacere. Oggi
guardandoci intorno, vediamo i frutti di quelle battaglie. Le donne guidano nazioni, scoprono vaccini che salvano milioni di vite, vincono premi Nobel, comandano missioni spaziali. Ma è fondamentale ricordare che dietro ogni singola conquista di oggi ci sono secoli di lotte silenziose. C'è il coraggio di ogni donna che ha detto no a un sopruso, di ogni madre che ha insegnato alle proprie figlie il valore dell'orgoglio e dell'indipendenza, di ogni ragazza che ha studiato di nascosto quando le era proibito. La vera rivoluzione, vedete, non è stata solo legislativa, non è bastato cambiare le leggi. È stata una rivoluzione culturale. Si è trattato di cambiare gli sguardi, di scardinare stereotipi millenari, di dimostrare con i fatti che il talento, l'intelligenza e il coraggio non hanno genere. Non si tratta di sostituire un dominio con un altro, ma di costruire finalmente una società dove ogni singolo essere umano, uomo o donna, possa esprimere liberamente tutto il proprio potenziale. Le donne nella storia non sono un capitolo a parte, non sono una nota a piedi pagina. Sono il racconto principale, una parte integrante e fondamentale della nostra storia collettiva. Una storia di coraggio, di intelligenza, di una resilienza che sembra quasi sovrumana. La loro eredità ci insegna una lezione potentissima. Il vero cambiamento non arriva quasi mai dall'alto, dai potenti. Arriva da chi non si arrende, da chi continua a lottare anche quando tutto sembra perduto. Ci insegnano che la vera forza non sta nel dominare gli altri, ma nel resistere, nel costruire e soprattutto nel non smettere mai di sognare un futuro migliore. Se questo viaggio nella storia vi è piaciuto e vi ha appassionato, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. E ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti quale altra figura o evento storico vorreste che esplorassimo insieme. Grazie per aver viaggiato con me. Alla prossima avventura nella storia con Arcana Temporis, dove il passato rivive.